Niente da fare ragazzi, questa secondo me è la Juventus 2025-26 che ricorda molto quella dell'annata precedente e di quella prima ancora e di quella prima ancora, eccetera, eccetera, eccetera. Come avete visto, sconfitta per 2-1 contro il Napoli a Maradona, però oggi ci sono tante cose di cui dobbiamo parlare, a partire insomma dalla formazione, a partire dall'atteggiamento soprattutto nel primo tempo e di alcuni giocatori, e anche un po' dobbiamo fare i conti con quella che è la realtà e con una squadra che è mediamente abbastanza mediocre. Comunque, in questi giorni non ci siamo visti, io sono molto impegnato al lavoro, c'è stato il Black Friday, io sono uno che ha un'azienda che fa tante spedizioni, quindi sono parecchio impegnato, quello è il lavoro, è la mia azienda, porta a casa la pagnotta a fine mese, quindi purtroppo ogni tanto il lobby dello youtuber deve andare un po' in secondo piano. Comunque ero rimasto un po' sorpreso dalla positività che c'è stata dopo la vittoria 2-0 contro l'Udinese, semplicemente perché mi sembrava che l'Udinese veramente fosse molto poco interessata alla Coppa Italia e insomma la Juventus cosa aveva fatto? Aveva semplicemente fatto vedere un po' più di voglia rispetto al solito e aveva evitato di regalare un tempo agli avversari come fa normalmente. Comunque è rimasto un po' sorpreso, è rimasto anche un po' sorpreso in questi giorni, diciamo in queste settimane, da chi insomma contestava tanto anche l'Inter perché giocava bene ma perdeva. Però ragazzi, secondo me alla lunga, quando si ha un'idea di gioco, quando si ha anche una squadra di qualità che è molto più alta della nostra con quella dell'Inter, prima o poi insomma la qualità alla lunga verrà fuori, e la vittoria per 4-0 che poteva essere anche di più contro il Como secondo me ci racconta di una squadra che come si diceva inizio anno, con il Napoli, probabilmente il Milan, ha delle qualità per arrivare fino in fondo, ma secondo me soprattutto visti gli infortuni del Napoli in questo momento l'Inter ha una marcia sicuramente in più. Comunque, prima di iniziare, come al solito, vi invito ad iscrivervi al canale. Vi ricordo che è completamente gratuito, ma mi raccomando, lasciate un mi piace e un commento perché sono curioso, soprattutto oggi, di sapere la vostra di opinione su questa partita che secondo me è stata vergognosa. Poi è chiaro, ognuno ha le sue opinioni e la vede un po' in maniera diversa, però se questa è la Juventus che dobbiamo accettare di andare a vedere ogni settimana, beh, diventa difficile perché siamo solo a dicembre, scusate, quindi prima delle fine del campionato di partite così ce ne aspettano ancora parecchie. Oltretutto chi dice che non ci si può aspettare una Juventus che vada a Napoli e che ci può stare di perdere, io dico no, perché questo è proprio ciò che causa quel problema di mente mentale che ha la Juventus, cioè questa mentalità che comunque bisogna andare a giocare contro una squadra che è più forte di te e alla fine anche se perdi va bene, è proprio quello che ha fatto Spalletti con quella formazione. Allora, cerchiamo di iniziare un po' in maniera organizzata. Partiamo proprio dalla formazione di Spalletti. Io quando l'ho letta, sinceramente cercavo di rinfrescare la pagina perché credevo che ci fosse un errore. Ogni tanto le app, eccetera, ti riportano queste formazioni fasulle. Ed ero veramente sconcertato perché l'idea del falso 9, che ormai non stiamo qua a ricordarlo, il famoso falso 9 di Totti, eccetera, eccetera, che però era un giocatore vero di una qualità diversa, insomma, anche da tutti quelli, anche da Ildiz, non vi arrabbiate, ma io in questo momento la penso così. Totti era un calciatore incredibile. Ecco, andare a schierare un falso 9 può essere un'idea, secondo me non va provata in una partita così delicata al Maradona contro il Napoli. E poi, scusate, c'è anche da dire che se tu decidi di andare con un falso 9 devi avere un centrocampo, scusate il termine, ma un po' con le palle. Devi avere un centrocampo che abbia quella capacità di gestire il pallone con velocità, con fluidità, e soprattutto, visto che non stai dando punti di riferimento e ci sarà tanto movimento, devi sfruttare soprattutto a palla bassa, anche perché capendo che davanti a Ildiz, con Selsao eccetera, che sono giocatori comunque che dal punto di vista fisico, nonostante Ildiz sia più di 1,80 m, però sono abbastanza gracili dal punto di vista fisico. Invece nel primo tempo avete visto quanti palloni alti siamo andati a giocare. Poi dal punto di vista della formazione, allora io sono rimasto un po' stupito, oltre a questo discorso falso 9 che secondo me è stato completamente cannato da Spalletti, anche da certe scelte proprio di formazione di interpreti. Cioè, in questo momento Thuram è un calciatore in estrema difficoltà, che è un po' la brutta colpa di quello che abbiamo visto nel finale dell'anno scorso. Avrà un infortunio, ci sarà qualcosa che non va, ma è chiaro che c'è qualcosa che noi non sappiamo per quanto riguarda Thuram,
Milan, perché mi sembra impossibile che sia diventato tutto ad un tratto questo rispetto a quello dell'anno scorso. Quindi è un calciatore che in questo momento farlo giocare è abbastanza rischioso. E Miretti, nonostante non credo che Miretti sia un fenomeno e possa essere la soluzione dei problemi della Juventus, però quantomeno è un giocatore che ti dà dinamismo, e in una squadra abbastanza veloce come il Napoli, soprattutto in mediana, perché oggi c'erano insomma i vari Elmas eccetera, e McTominay più fisico, ma insomma ne resta una parte, avevi Lang dall'altra. Giocatori con quella dinamicità come quella di Miretti possono essere utili, quindi ero rimasto molto sorpreso dal fatto che non l'avesse riproposto dopo che aveva fatto anche vedere cose interessanti nelle ultime ispezioni che aveva giocato. Poi c'è anche da dire che Cabal, ecco, su Cabal io qualcosa da dire ce l'ho, perché sì, è chiaro che Cabal è peggiore in campo, però si è creata un po' questa narrativa all'interno insomma dei canali YouTube eccetera di Cabal, che io continuavo a sentire quando Cabal era infortunato per il crociato, insomma ci manca che Cabal tornerà. Ragazzi, Cabal è una scommessa. Cabal è il João Mario che invece di venire dal Portogallo arrivava dal Verona. Era stato comprato come una scommessa a un costo molto abbordabile, mi sembra battendo la concorrenza o dell'Inter o del Milan, adesso non mi ricordo, forse del Milan, ma era una scommessa. Poi di Cabal l'anno scorso ne abbiamo visto solo 10-12 partite prima dell'infortunio che ha avuto quando ha giocato in nazionale, ed era finita lì. Cioè Cabal è un giocatore tutto da scoprire, ma non stiamo parlando, vero, di un fenomeno su quella fascia, un giocatore che è in palese difficoltà. Cioè oggi penso che dopo i primi 20 minuti, sì, capisco che magari Spalletti non l'ha tolto subito per evitare di bruciarsi uno slot dei cambi, però sembrava un calciatore veramente proprio in difficoltà dal punto di vista mentale. Certi errori erano troppo palesi per poi andare a pensare che fosse proprio quello lì. Cabal capita a volte, inizi la partita male e in quel momento lì secondo me forse andava anche tolto. Poi c'è da dire, se tu due punte le hai e le hai acquistate come Openda, prestiti, non prestiti eccetera eccetera, e Jonathan David, dopo che c'è stato l'infortunio di Vlahovic, di cui non abbiamo parlato su questo canale perché io non ho fatto contenuti, ma ragazzi, Vlahovic secondo me c'è una grande responsabilità, e lo so che adesso qualcuno mi dirà no, hai torto, allora lasciatemi un commento così ci confrontiamo, però c'è una responsabilità da parte di Spalletti e della società per quello che è successo a Vlahovic, perché Vlahovic era settimane che dicevo: ragazzi, ma uno che ha questo affaticamento muscolare, che ha questo problema, che comunque anche in nazionale mi sembra che fosse rimasto fuori proprio per queste situazioni, ma lascialo riposare, lascialo rifiatare, che poi si creano problemi peggiori. In panchina ne hai due. E anche questa narrativa che Vlahovic è stato il salvatore della patria, ma Vlahovic è uno come gli altri due, cioè nel senso non è che sia segnato di più degli altri, ma insomma anche lui fa una partita buona e tre fatte così. Questa idea che bisognava rinnovarlo eccetera, ma lasciate andare Vlahovic, è il momento di rinfrescare. Io spero che a fine stagione veramente ci sia un rinfresco dal punto di vista degli interpreti, perché anche questa idea che McKennie è questo calciatore, McKennie ti fa una partita fatta bene, dopo ne fa due fatte male, c'è tutti arruffoni, c'è poca precisione. Ragazzi, io ho visto una Juventus che nel primo tempo ha giocato, adesso è anche dura perché di primi tempi da schifo ne abbiamo fatti da collezionare, però ha giocato un primo tempo di qualità e livello imbarazzante. Cioè non si può più giustificare, ma non perché siamo la Juventus, in una squadra professionistica di calcio, di vedere queste cose qua, questi primi tempi regalati tra l'altro contro squadre che vi ricordate, insomma il Napoli, ripeto, pur avendo giocato una partita sicuramente migliore della nostra, ma insomma aveva 4-5 infortunati che fanno parte, che sono i migliori calciatori della rosa, cioè vari De Bruyne, Lobotka, chissà, Lukaku, cioè questi sono calciatori fondamentali per questa squadra. Cioè non è come per noi, adesso mi continuo a risentire questo discorso su Bremer, ma a noi manca Bremer. Ragazzi, ma questo Bremer avete anche rotto le scatole. Cioè Bremer è un calciatore, è un difensore, è un ottimo difensore, ma Bremer che cazzo fa? Cioè non è che Bremer fa gol e ti fa vincere le partite, non dice beh non te li fa prendere. Ma non è vero, non è vero. Nel calcio tante cose capitano anche in maniera un po' casuale. Non mi sembra che Bremer quest'anno, quando ha giocato le prime 10 partite, la Juventus le abbia vinte tutte e non subisse gol. Cioè non è un giocatore che crea la difesa più forte, è una serie di movimenti, di situazioni che dà la possibilità a quei calciatori come Bremer, che sono sopra media, poi di aiutare veramente la squadra. Ma in questa Juventus c'è carenza di qualità, c'è carenza un po' di tutto, cioè bisogna essere onesti. Secondo me la frustrazione non è più che altro
di non capire la qualità della squadra. La qualità della squadra la sappiamo, vediamo gli interpreti e ce ne rendiamo conto che questi giocatori tanti non sono da Juventus. Il problema non credo che sia quello, siamo tutti onesti. Il problema credo che sia che però, nonostante questi calciatori non siano di livello incredibile, non giochiamo contro il Real Madrid ogni settimana. Allora c'è l'opportunità per questi calciatori mediocri comunque di fare meglio delle altre squadre che sono spesso più mediocri di noi, perché anche il Napoli di oggi, ripeto, a parte le occasioni, sì, con quel paio di parate di Gregorio, che comunque anche nel gol, l'unica cosa che gli posso, diciamo, dire di negativo è il fatto che forse su quel pallone un portiere di personalità se lo va anche a prendere, per carità. Poi insomma il gol è una situazione ravvicinata, però cioè ragazzi, loro comunque hanno segnato 2 gol, hanno preso mi sembra 1 o 2 pali, ha fatto un paio di parate di Gregorio, io di tiri in porta a Milinkovic, a parte quello all'ultimo minuto di Zegrova parato centrale, non me ne ricordo, oltre al gol di Ildiz. Poi anche lì, voglio dire, uno come Spalletti che fa una formazione da schifo, si rende conto che tutto sta cadendo a pezzi, poi sì, cambia nel secondo tempo, però mi va a togliere, a 20 minuti dalla fine, mi va a togliere uno come Kenan Ildiz, che secondo me anche da zoppo con una gamba sola è comunque il calciatore più pericoloso che può fare la differenza, per mettermi dentro Openda in un ruolo che chiaramente è nemmeno il suo. Quindi troppe cose che non vanno bene. Io quello che chiedo a Spalletti non è come le stupidaggini che sto sentendo, Spalletti out e questo, Spalletti ha il tatuaggio del Napoli, perché ero prima, non vi dico dove, ma mi sono scollegato perché a me sentire queste stupidaggini del tatuaggio del Napoli, del tifo, sono una marea di cazzate. Queste sono stupidaggini da bar che ci possiamo anche divertire diciamo, ad avere uno scambio di idee, ma sono delle stupidaggini. Il tatuaggio non conta nulla. Quello che conta è che Spalletti si è un po' impaurito da quando è arrivato alla Juventus. Allora, quello che mi aspetto da Spalletti è che se lui vuole giocare con la difesa 4, metta la difesa 4. Se lui vuole giocare col suo modulo, questa idea che ci vorrà del tempo per abituarsi, no, non c'è il tempo, perché in realtà non è che adesso abbiamo un sistema di gioco che ci sta dando delle soddisfazioni e non qualcosa in cui ce lo dobbiamo tenere stretto perché sta andando bene. Questo sistema di gioco fa schifo per la Juventus. La Juventus sono 3 anni che gioca malissimo e oltretutto regala anche dei tempi. Ora, forse questa rivoluzione che c'è in testa Spalletti, prima la mette in atto, meglio è. Ma questi calciatori non cambieranno. Cioè, a me questa sensazione che ogni settimana ci sia questa idea che poi si può arrivare, si può fare. Questa, ragazzi, è la squadra, questa è la Juventus. Locatelli è il cervello pensante della Juventus. Oggi avrei voluto cronometrare quante volte Locatelli aveva la palla tra i piedi, la possibilità di muoverla e la lentezza con cui ci spostavamo. In questo momento la Juventus è nemmeno un cantiere, è una squadra che si sta trascinando. Però il compito di Spalletti è di sfruttare il mercato, perché un calciatore anche come Zegrova non ci credo che non possa giocare più di 10 minuti, perché Zegrova quando entra fa la differenza e secondo me a parità di condizione, che ci può stare che adesso non ce l'abbia, Conceição e Zegrova sono dei calciatori che non posso nemmeno paragonare, perché Zegrova ha un qualcosa che Conceição non ha. Zegrova ha visione di gioco, certo dribbla tanto quanto Conceição, prima di tutto dribbla e ci riesce di più, ma lui crea una superiorità numerica dove molte volte sfrutta la palla poi per il compagno in profondità. È molto altruista da quel punto di vista. L'azione nell'ultimo minuto dove secondo me se la palla non gli rimane proprio in mezzo ai piedi e la riesce a calciare meglio, quello sarebbe stato un gol incredibile, cioè quell'1-2, 1-2, 1-2 dentro l'area, quella è la Juventus, il gol che segna la Juventus, quelle sono le cose che possiamo fare, però ripeto c'è troppa paura, quindi non bisogna illudersi che ci sia questa possibilità di fare chissà che, anche in Champions League in realtà penso che se arrivasse poi al turno successivo sarebbe già un miracolo, ragazzi, perché questa Juventus è un po' vittima di se stessa, è impaurita, gli mancano dei calciatori di qualità, mancano calciatori di personalità e io spero che comunque il tecnico appena arrivato non faccia lo stesso errore degli altri e di andare un po' a, diciamo, accomodarsi, a sedersi sul divano con le pantofole e lasciare che questi prendano il lungo e il largo, perché hanno dimostrato che alla fine di questa squadra non ci si può fidare. Peccato, perché era un'ottima opportunità, insomma, visti anche gli risultati, con una vittoria veramente si andava vicino a quella zona che ci interessa, che ormai è quella della Champions League, non certo quella dello scudetto purtroppo, però credo che abbiamo bisogno di un cambiamento forte, spero che Spalletti veramente si rimbocchi le maniche. Nel frattempo, ragazzi, aggrappiamoci a Ildiz, perché senza di lui questa Juventus secondo me ha veramente molto poco da offrire. Ditemi la vostra opinione, adesso ci andiamo in questi prossimi giorni e mi raccomando, nonostante il periodo di difficoltà, sempre forza Juve. Un abbraccio. Ciao.